Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di iniziare, iscrivetevi e sosteneteci. Qui raccontiamo ciò che gli altri sussurrano, con passione e senza filtri. Oggi il mondo del gossip trema di nuovo, e al centro della scena c'è un nome che sa come accendere conversazioni infinite, Gökberk Demirci. L'attore, da tempo osservato non solo per il lavoro ma per la sua visione di vita, è finito in un vortice di chiacchiere non per una scena di fiction, bensì per una frase detta davanti ai microfoni, al lancio del suo nuovo progetto. In quell'occasione, al suo fianco sedeva Özge Yaz, compagna di set e, per milioni di fan, la donna che con lui ha scritto pagine di romanticismo televisivo e reale. Un giornalista ha scelto la domanda che scotta, quella che sposta l'aria nella sala e rende ogni respiro più corto. Paragonano l'Özge di oggi alla stessa Özge di ieri, quella con cui hai vissuto una storia importante. Cosa rispondi a chi insiste su questo confronto? In un battito di ciglia, il volto di Gökberk ha raccontato tutto, un sorriso gentile, l'ombra di un basta così, la fermezza di chi non vuole più vedere il passato usato come martello sul presente. Poi, quelle parole che hanno incendiato ogni bacheca, per lui la naturalezza conta più di ogni estetica, la bellezza è un fatto soggettivo, e i paragoni non fanno parte del suo modo di essere. Un pensiero semplice? Forse. Ma, nelle orecchie di chi ascolta con il desiderio di leggere tra le righe, quella semplicità è diventata detonatore. Nel giro di minuti, gli estratti dell'intervista hanno iniziato a viaggiare da telefono a telefono. Non c'è bisogno di urlare per diventare tema del giorno, basta una frase capace di toccare vecchie cicatrici. In questo caso, il tasto sensibile ha un nome e un cognome, ed è proprio Özge Yaz. Le stagioni cambiano, le carriere crescono, gli impegni si moltiplicano, ma quando si nomina il percorso di lei accanto a Gökberk, la memoria collettiva torna dove tutto è iniziato. Perché, ammettiamolo, ogni riflessione sulla naturalezza fatta da lui in presenza di lei non può che suonare come un campanello insistente. È davvero un commento generale? O è il riflesso di una storia che nessuno ha dimenticato? Il passato in comune non è un dettaglio. Si sono incontrati sul set di Emin, e quella energia nata sotto i riflettori ha varcato la soglia della finzione, trasformandosi in una relazione sospirata da un pubblico che li vedeva come protagonisti di una favola moderna. Le loro foto, le apparizioni congiunte, le pubblicità che li ritraevano complici, tutto vive ancora nell'album mentale dei fan. Poi, come accade nelle trame più vere, la magia si è incrinata. Ognuno ha seguito la propria strada, lasciando dietro di sé promesse, silenzi, domande. Con l'intervista di oggi, quei ricordi sono riemersi con la forza che hanno le storie che non si vogliono davvero archiviare. Chi conosce Gökberk Demirci sa che non è un artista che parla per riempire l'aria. Negli ultimi tempi, la sua immagine racconta un ritorno all'essenziale, allenamenti, camminate tra gli alberi, ritmo più lento, una calma quasi meditativa. È una scelta esistenziale, non una posa. Per questo, quando mette al centro la naturalezza, non sembra un colpo di scena, ma il punto d'arrivo di un cammino interiore. Eppure c'è un ma, ed è grande quanto la curiosità del pubblico. Quelle parole, così lineari, hanno trovato risonanza perché pronunciate davanti a una donna che, nel frattempo, è cresciuta tantissimo. Özge Yaz, oggi, è un volto che abita set e red carpet con sicurezza, stile, ricerca. C'è chi la celebra come emblema di grazia contemporanea, e chi sussurra che l'ingenuità di un tempo si sia trasformata in consapevolezza più algida. È qui che il termine naturalezza diventa specchio, e in quel riflesso ciascuno vede ciò che vuole vedere. Ritorniamo a quella sala gremita. La domanda cade, la pausa pesa, il sorriso di Gökberk è cortese ma affilato. Sotto i flash, Özge inclina appena il capo, e la sua espressione, composta, sembra dire che non c'è bisogno di strafare per reggere l'impatto. Tra il pubblico si sente una vibrazione nuova, non serve un tono alto per segnare un confine. La replica di lui scivola via come una lama lucida, niente confronti, la bellezza non è un numero, conta l'energia, la verità che ti abita. A chi cercava di dipingere un triangolo impossibile tra ieri e oggi, viene tolta la tela. Non è rabbia contro qualcuno, è insofferenza verso il gioco dei paragoni eterni.
Analizzare quella frase parola per parola è diventato passatempo nazionale. Quando afferma che la bellezza è relativa, Gökeberg sembra invitarci a spostare lo sguardo. Oltre l'architettura del viso, c'è la sostanza. Il messaggio reale potrebbe essere questo: stanno cambiando le priorità, il presente merita di non essere giudicato alla luce di foto stropicciate dal tempo. In una stagione in cui tutto è postato, filtrato, incorniciato, lui parla di un nucleo più semplice. Non un attacco, quindi, ma una bussola. Nel frattempo, la rete esplode. C'è la corrente di chi sostiene che quell'accento sulla naturalezza sia il modo gentile con cui lui fa capire di avere chiuso con certi schemi. C'è chi, al contrario, legge nostalgia laddove lui parla di misura. Se i paragoni non esistono, è perché l'eco del passato non si è spento. Altri ancora difendono Osge, ricordando come negli ultimi progetti il suo bagliore sia stato proprio quello di una spontaneità che non ha bisogno di dichiarazioni. Tra messaggi che arricchiscono e messaggi che feriscono, una cosa è certa: i loro nomi, accostati, bastano a muovere maree. E lei, Osge Yats? Il suo profilo resta elegante, silenzioso, privo di risposte frettolose. Le indiscrezioni parlano di parole riservate agli amici più stretti, non somiglia a nessuna, non vuole essere infilata in una cornice che qualcun altro ha disegnato, preferisce il passo costante del proprio percorso. La si vede sul set con disciplina e ironia, un equilibrio che incanta perfino quando le luci si spengono. L'eventuale somiglianza tra l'Osge di ieri e quella di oggi può dipendere da un'inquadratura, dall'angolazione di uno sguardo. Ma gli spettatori del gossip, si sa, amano leggere simmetrie dove a volte esiste solo il filo dell'abitudine. Il nuovo progetto che li ha riportati uno accanto all'altra brilla di una chimica che gli addetti ai lavori descrivono come calibrata e intensa. Nelle clip rubate dal dietro le quinte emergono sorrisi, si intravedono gesti di rispetto, si avverte un ritmo professionale che non cerca scorciatoie. In scena, l'energia di lui si sposa con la naturale compostezza di lei. Fuori scena, i titoli dei giornali cercano l'ombra di ciò che è stato. È qui che la frustrazione di Gökeberg affiora. Ogni loro presente sembra dover sempre fare i conti con il loro ieri, come se il pubblico non potesse accettare l'idea che le storie cambiano forma. Diciamolo piano ma chiaro, certe relazioni finiscono, però non sempre evaporano. Restano in sospensione, come profumi che ritrovi su una sciarpa dentro l'armadio. Quando Gökeberg dice di non voler paragonare, forse sta facendo qualcosa di più che difendere la privacy, sta praticando una scelta: non permettere al raffronto di diventare misura, non usare il passato come metro per il presente. È un modo di proteggere, di proteggersi, di lasciare che ciò che è vivo oggi possa respirare senza il peso delle didascalie. Negli ultimi mesi, il suo profilo racconta una narrativa coerente: natura, movimento, silenzi cercati, gesti semplici. In un'intervista ha confidato che la quiete è il suo luogo di pace. Ecco perché la parola naturalezza, nella sua bocca, suona come una regola di vita. Non è una frecciata, non è un codice segreto. È la sintesi di un'esigenza. Peccato che nel mondo del gossip i codici si reinventino da soli. Basta un fotogramma per creare una trama, uno sguardo per dare il via a un dubbio, un aggettivo per scatenare un duello retorico. Come hanno titolato i giornali? C'è chi ha parlato di stoccata velata contro certe scelte estetiche, e chi ha costruito il racconto opposto: il passato è archiviato, il nuovo capitolo non teme confronti. In entrambi i casi, però, l'effetto è identico: il nome di Gökeberg torna al centro, la sua voce pesa più di tante urla. È il paradosso di chi comunica poco ma bene: quando parla, si sente il suono lontano. E Osge? Nessuna risposta diretta. Però, proprio nel giorno in cui l'intervista è esplosa ovunque, ha condiviso una foto allo stato naturale: luce morbida, trucco quasi assente, un'aria più vicina alla ragazza della porta accanto che alla diva da copertina. Coincidenza? Messaggio? Il pubblico sa che, in questo circuito, le coincidenze diventano subito indizi, e gli indizi diventano subito teorie. È il gioco, a volte crudele, a volte irresistibile, che tutti conosciamo. Intanto, i fan riprendono a dividersi come ai vecchi tempi. Ci sono quelli che sognano un ritorno,
convinti che l'alchimia vera non si perda. E ci sono quelli che puntano sulla libertà, che chiedono di rispettare percorsi diversi, stagioni diverse, vite che non devono necessariamente ripercorrere la stessa curva. Dopo quella frase, la linea tra nostalgia e futuro si è fatta sottilissima. Non è una sorpresa, certe storie non smettono di esistere, semplicemente cambiano stanza, si spostano un po' più in là del nostro sguardo e continuano a vivere nella memoria di chi le ha amate. Mentre si sommano opinioni e controopinioni, resta una verità che pesa come un titolo. Una sola frase può generare 1000 racconti. Gökeberg ha parlato di naturalezza come prima bussola, di bellezza che appartiene a chi guarda, di paragoni che non servono. Noi, che amiamo le storie, prendiamo quelle parole e proviamo a farle diventare trama. È inevitabile. Quando entrano in scena emozioni, passato condiviso, allusioni e, soprattutto, il nome di Osge Yaz, tutto si amplifica, si accende, prende fuoco in fretta. E così, amici di Celebrita dalla Turchia, oggi abbiamo ripercorso ciò che è successo davvero dietro quel microfono, l'attimo di silenzio prima della risposta, il sorriso che suona come un punto fermo, lo sguardo di lei che non chiede applausi, ma rispetto. Naturalezza, ha detto lui. Forse era solo un pensiero, ma è bastato per diventare la parola del momento. E voi, come l'avete interpretata? Avete letto un riferimento preciso o soltanto una sincera dichiarazione di intenti? Scrivetecelo, raccontateci la vostra. Noi torniamo presto con nuove storie, nuovi retroscena, nuovi sospiri. Non dimenticate di iscrivervi, attivare le notifiche e restare qui, dove il dietro le quinte brilla quanto il palcoscenico. Da Celebrita dalla Turchia è tutto, per ora. A prestissimo.